E allora ragazzi, in super ritardo andiamo comunque a fare una veloce analisi sul match che ci sarà stasera a partire dalle 8 su DAZN, poiché sarà un match tra virgolette europeo tra Khabib Nurmagomedov e Justin Gaethje, ovvero il campione lightweight Nurmagomedov contro il campione ad interim Justin Gaethje. Allora, chiaramente in questa settimana ci sono state tante analisi, sono state fatte tutte le varie ipotesi. In questo caso io, questa analisi che sarà molto rapida, anzi già sto parlando tanto, mi concentrerò molto su quelli che sono i dati statistici, anche perché ci sono dei dati molto interessanti. Comunque, velocemente, ricordiamo Nurmagomedov 28 vittorie, 0 sconfitte, 0 no contest, quindi imbattuto da quando è diventato professionista, contro un Justin Gaethje che ha 22 vittorie e solo 2 sconfitte. Importante sul discorso di Justin Gaethje è che delle 22 vittorie che lui ha effettuato, ben 19 sono state per KO o TKO, di cui 9 sono andati al primo round. Quindi, nonostante Justin Gaethje sia stato All American Wrestling, abbia iniziato il wrestling all'età di 4 anni, quindi in teoria dovrebbe essere un wrestling, quindi dovrebbe essere uno che predilige più prendere le persone, buttarle giù e poi eventualmente finalizzarle, è sempre stato uno a cui piace fondamentalmente andare di KO e buttare giù la gente con i pugni, come abbiamo visto tra l'altro con Tony Ferguson, che come si suol dire l'ha fatto nero. Detto questo, però, bisogna analizzare un attimino i dati, e i dati soprattutto da una parte e dall'altra sono quelli sui takedown. Perché? Bene o male più o meno tutti sappiamo come dovrebbe andarsi a svolgere questo match, considerato lo stile di Nurmagomedov, dove chiaramente ha un wrestling di altissimo livello. Tutti i suoi avversari che ha affrontato hanno sempre dichiarato: è incredibile come lui ti pianta giù a terra, sembra di avere una persona di 100-120 kg di sopra, stavo dicendo 200 kg, un po' esagerato, di 100-120 kg di sopra, che ti martella in continuazione e non ti fa fiatare un attimo, perché oltre a tenerti giù ti martella in continuazione. Infatti, dalle statistiche che abbiamo sotto mano abbiamo un Nurmagomedov che ha una media di 5.35 takedown ogni 15 minuti, quindi abbiamo un Nurmagomedov che effettua ogni 15 minuti 5.35 takedown, cioè sarebbe a dire che ogni 3 minuti fa un tentativo di takedown, con una capacità di riuscita pari al 50%, contro un Justin Gaethje che invece incredibilmente, dai dati che abbiamo trovato, ha 0 tentativi di takedown ogni 15 minuti. Infatti la sua card parla chiaro. Noi stiamo parlando che lui su 22 incontri, 19 sono andati a finire per TKO e solo 1 per sottomissione, mentre 2 sono andati per decisione. Ora, è vero che però c'è da dire che Justin Gaethje ha una difesa da takedown pari all'80%, il che è altissima, ma dall'altra parte anche lo stesso Nurmagomedov ha una capacità di takedown e di difesa da takedown pari all'84%. Quindi diciamo che da questi dati e anche comunque dalle caratteristiche che hanno entrambi, sarei totalmente favorevole a pensarla come i bookmakers, che danno a 1,29 la vittoria di Khabib Nurmagomedov contro i 3,65 di Justin Gaethje. Quindi diciamo che più o meno è quasi scontata la vittoria da parte di Nurmagomedov. Ma ragazzi, attenzione, perché in questo incontro c'è un qualcosa che non è mai, e dico mai, successo nella carriera di Khabib Nurmagomedov. Da quando ha iniziato a fare il samba, a fare sport da combattimento, è stato, ricordiamo, 2 volte campione del mondo di sambo, e nei suoi 28 incontri non è mai successo che lui sia entrato in gabbia senza il suo coach, senza suo padre. Ricordiamo infatti che qualche mese fa purtroppo è venuto a mancare prematuramente il papà di Khabib Nurmagomedov, che è anche il suo allenatore. Ora ragazzi, attenzione, perché questo è un fattore non indifferente, perché ricordiamo sempre che è la mente che comanda il corpo e non viceversa. Quindi, al di là delle statistiche, e tra l'altro, cosa molto importante, se avete visto il peso ufficiale, Khabib Nurmagomedov
ragazzi, non mi è sembrato per niente così concentrato, per niente così sicuro di sé, addirittura al momento del peso era veramente nervoso, era, non lo so, quasi come se per fortuna sia riuscito a rientrare nel peso, il che da parte sua, che è un perfezionista, un professionista di altissimo livello, è davvero strano tutto ciò. Quindi sinceramente io ho qua queste statistiche, li butterei un attimino in aria. Perché? Perché allora sulla carta, ragazzi, sulla carta non ce n'è, nel senso che per me Nurmagomedov senza ombra di dubbio inizierà a fare il suo classico pressing, lo prende giù, lo butta giù, inizia a fare ground and pound e poi va in sottomissione oppure in ground and pound e abbiamo trasmesso la storia, più o meno, magari non subito al primo round, soprattutto visto e considerato che Justin Gage è uno che spinge tanto dal primo round, ma dal secondo, anzi addirittura dal terzo round probabilmente già darei la vittoria per Nurmagomedov. Ma trovarsi in un match così importante e per la prima volta senza suo padre che gli darà i consigli dall'angolo, ragazzi, non sarà una cosa così tanto facile. Io non so come è combinato adesso lui psicologicamente, non lo sa nessuno, ma lo scopriremo questa sera. Detto questo, da parte di Francesco Lafauci, in questa super extra mega large e veloce analisi e il team di Stone Fighters TV è tutto. Io vi saluto e ci vediamo stasera live, vedremo, ci commentiamo insieme il match di questa sera. Vamos! Stone Fighter TV, yeah. Stone Fighter TV, Stone Fighter TV, yeah. Stone Fighter TV. Prendi un destro e un sinistro e forse un low kick. Sei sul magico schermo di Stone Fighter TV. C'è la Fauci Francesco e non ti perdere il film. Se non piace la lotta non passarci da qui. Stone Fighter TV.